L'11 maggio del 1997, Garry Kasparov, il più grande giocatore di scacchi di tutti i tempi, si è alzato dal tavolo dopo appena 19 mosse. Ha perso contro un rivale non umano. Ha perso contro un armadio nero, alto 2 metri, pieno di processori e costruito da IBM. Il suo volto era una maschera di rabbia. Esce dalla sala senza stringere la mano, cosa che un campione del mondo non farebbe mai. E quello che dirà nelle ore dopo farà tremare il mondo degli scacchi e dell'intelligenza artificiale. Ma questa storia è molto più complicata di come ve l'hanno raccontata. Benvenuti sul canale, oggi vi racconto la vera storia del match del secolo, Deep Blue contro Garry Kasparov. E vi avverto, non è la solita storia che tutti raccontano e che conoscete. Non è la semplice storia la macchina ha battuto l'uomo. Qui si parla di guerra psicologica, di paranoie, di segreti aziendali, di bug e un errore nel codice che potrebbe aver cambiato tutto. Per capire perché questo match è stato così importante, dovete capire chi è Garry Kasparov. È nato nel 1963 nell'Unione Sovietica. Kasparov era un prodigio. A 13 anni era già campione sovietico giovanile. A 22 nel 1985 divenne il più giovane campione del mondo della storia degli scacchi. Ma Garry Kasparov non era solo un grande giocatore di scacchi, era il giocatore di scacchi. Il suo rating ha raggiunto livelli mai visti prima. La sua preparazione era maniacale, il suo gioco era aggressivo e aveva una totale fiducia in se stesso. Stiamo parlando di un'epoca in cui i computer sono diventati sempre più potenti. Kasparov però era il simbolo della superiorità umana. Per decenni i programmatori cercavano di costruire una macchina capace di battere un campione di scacchi. E il progresso c'era, ma era lento. I computer degli anni 70 giocavano ad un livello amatoriale, quelli degli anni 80 arrivavano ad un livello maestro, ma tra maestro e campione del mondo c'era un abisso. Poi arrivò la IBM con un obiettivo: costruire un computer in grado di battere un campione del mondo. E qui nasce il progetto Deep Blue. A febbraio del 1996 a Filadelfia, il primo match ufficiale. Kasparov contro Deep Blue. 6 partite. Il mondo che guarda. Deep Blue era una bestia. Un supercomputer capace di analizzare 200 milioni di posizioni al secondo. Un grande maestro di scacchi forse ne arriva a 2, forse 3 al secondo. Ma non era solo potenza di calcolo, il team lo aveva addestrato con decenni di conoscenza scacchistica. Funzioni di valutazione, librerie di apertura, database finali. Deep Blue non si limitava a calcolare, aveva una specie di intuizione programmata, studiata su milioni di partite di grandi maestri. La prima partita fu uno shock. Deep Blue vinse. Era la prima volta nella storia che un computer batteva un campione del mondo in una partita regolare. I giornali impazzirono, ma Kasparov era Kasparov. Si riprese, studiò il gioco della macchina, trovò una debolezza e la sfruttò. Vinse le partite 2, 5 e 6. Pareggiando la 3 era 4. E il risultato finale 4-2 per Kasparov. L'umanità tirò un sospiro di sollievo. Kasparov aveva vinto. Ma nella conferenza stampa disse qualcosa che si sarebbe rilevato profetico. Nella prima partita, alla mossa 44, Deep Blue aveva fatto qualcosa di straordinario. Invece di cercare un vantaggio immediato, aveva fatto una mossa a lungo termine, il tipo di mossa che solo un grande maestro avrebbe fatto. Kasparov ne era rimasto turbato. Non perché fosse una mossa perfetta, ma perché andava oltre il calcolo matematico, oltre alla pura potenza di calcolo. E fu quella sensazione a definire tutto ciò che successe dopo. Dopo la sconfitta, IBM non si arrese.
investì enormi risorse nel migliorare e potenziare Deep Blue e lo fece nel segreto più totale. Il team raddoppiò la potenza di calcolo. Deep Blue ora arriva ad analizzare 300 milioni di posizioni al secondo, ma il vero salto di qualità non era nella velocità, era nel software. IBM assunse Joel Benjamin, un grande maestro americano, come consulente. Benjamin aiutò a migliorare le aperture, a insegnare alla macchina quei principi sottili che distinguono un buon giocatore da un campione. E qui iniziano i problemi. Kasparov chiese di studiare le partite giocate da Deep Blue tra i due match. IBM disse di no. Allora Kasparov chiese il log di allenamento, da IBM ancora no. Chiese di sapere come e che cosa aveva cambiato nel software, e la IBM ancora no. Questa era una cosa senza precedenti, era una cosa molto strana. In qualsiasi match tra grandi maestri, entrambi possono studiare le partite dell'avversario. Kasparov doveva prepararsi alla cieca. E c'era un'altra cosa ancora più sbilanciata. Deep Blue aveva accesso a migliaia di partite giocate da Kasparov in decenni di carriera. Conosceva le sue aperture preferite, le sue abitudini. Kasparov di Deep Blue non sapeva niente. Questa situazione creò un clima di paranoia che avvelenò tutto il match. E ora, il 3 maggio del 1997, a New York City, 6 partite, oltre $1 milione in paio e una tensione enorme. La prima partita Kasparov gioca con il bianco e vince in modo brillante. Sembrava avere il controllo. Il mondo tira un sospiro di sollievo. Poi arriva la partita 2. E cambia tutto. Kasparov gioca con il nero. Alla mossa 36, Deep Blue fa qualcosa che lo lascia di sasso. Non è una mossa da computer, è una mossa da grande maestro. Sottile, strategica, Deep Blue sacrifica un pedone per ottenere un vantaggio a lungo termine. Il tipo di scelta che un umano farebbe d'istinto, ma non un computer. Kasparov non è sconvolto dalla mossa in sé, ma da quello che significa. Forse se Deep Blue ragiona così, c'è qualcosa o qualcuno che gli suggerisce le mosse. Forse la IBM sta barando. E qui arriva il colpo di scena. Anni dopo, il creatore di Deep Blue rivela che quella mossa, la mossa che ha terrorizzato Kasparov, era probabilmente un bug, un errore nel codice. Di fronte ad una posizione troppo complessa, Deep Blue ha scelto una mossa a caso. E per fortuna quella mossa era brillante. Era un semplice colpo di fortuna. E Kasparov ci ha visto dell'intelligenza. La partita 2 finì con la resa di Kasparov in una posizione che gli analisti poi dimostrarono che non era persa del tutto. Poteva pareggiare, ma ormai era già distrutto dentro. Nella partita 3, 4 e 5 finì in pareggio. Kasparov giocò in modo difensivo, tutto il contrario del suo stile. Era un uomo in crisi che dubitava di ogni sua mossa. E poi arrivò la partita 6, l'ultima. Kasparov giocò un'apertura che conosce molto bene, ma alla settima mossa cade in una trappola che il team di Deep Blue aveva preparato apposta per lui. Alla mossa 19 era tutto finito e Kasparov rovesciò il re, perdendo la partita. Dopo soli 19 mosse, la partita più breve e devastante della sua carriera. Il risultato finale di Blue vinse. Per la prima volta nella storia una macchina aveva battuto un campione al mondo di scacchi in un match ufficiale. Dopo il match, Kasparov era furioso. Accusò la IBM di aver barato. Disse che in certe posizioni aveva sentito la mano di Dio, un'intelligenza troppo umana per essere vera. Chiese alla IBM di mostrare i log di Deep Blue, le registrazioni dei calcoli, le prove che nessun umano avesse aiutato la macchina. IBM rifiutò e poi fece qualcosa che alimentò ancora di più i sospetti: smantellò Deep Blue.
Poche settimane dopo il match la macchina fu smontata pezzo per pezzo. Nessun terzo match, nessuna verifica, nessuna rivincita. Il progetto era chiuso. Per IBM Deep Blue era sempre stato un'operazione di marketing e di ricerca. Il match aveva fatto salire le azioni dell'azienda in modo visibile ed enorme, dove il suo obiettivo lo aveva raggiunto. Ma Kasparov e per il mondo degli scacchi quella chiusura improvvisa era inaccettabile. Era come un processo senza un reale verdetto. La vittoria di Deep Blue fu un momento che ha cambiato la storia dell'intelligenza artificiale. Non perché dimostrò che le macchine erano più intelligenti di noi. Deep Blue non capiva gli scacchi, non sapeva giocare, calcolava e basta, ma dimostrò che in compiti specifici la pura potenza di calcolo superava quella della mente umana. Era di fatto la fine dell'idea che ci fosse qualcosa di magico nell'intuizione e nel ragionamento umano. Da Deep Blue la strada portò ad AlphaGo di DeepMind, che nel 2016 batté il campione mondiale di Go, un gioco molto più complesso degli scacchi. E AlphaGo non usava la forza bruta, aveva sviluppato qualcosa che somigliava all'intuizione. Da lì si è arrivati ai modelli di linguaggio che oggi conversano, ragionano e creano. Kasparov stesso col tempo ha fatto pace con la sua storia. Nel libro che pubblicò nel 2017 ha proposto una visione che vale la pena ascoltare. Secondo Kasparov, il futuro non è l'uomo contro la macchina, ma l'uomo con la macchina. Nei cosiddetti scacchi centauro, un umano aiutato da un computer batte sia l'umano sia il computer da solo. Kasparov dichiarò: non eravamo nemici, eravamo partner, ma ancora non lo sapevamo. La storia di Deep Blue contro Kasparov è molto più di una partita di scacchi. È il momento in cui l'umanità ha dovuto fare i conti con la realtà scomoda. Non siamo migliori in tutto. Ci sono cose che le macchine fanno meglio di noi. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e fammi sapere la tua nei commenti. Noi ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video. A presto!